Il titolo all'inizio volevo scrivere dopo la mia morte, poi ho pensato dopo la tua morte, poi ho detto uniamo la mia e la tua dopo la nostra morte. Allora, siccome la nostra morte è inevitabile, cioè è inevitabile la tua, è inevitabile la mia, consiglio di fare una meditazione guidata dalle mie parole. Quindi non sei morto, però io questo tipo di meditazione l'ho consigliata per tanti anni, decenni, e ho saputo che qualcuno l'ha fatta ed è morto meglio, tra virgolette, cioè ha realizzato la visione di che cosa c'è nell'aldilà, ma è anche importante che cosa succede nell'aldilà. Allora, mettiamo che sei morto, ti do del tu, ti do del tu. Mettiamo che tu sia morto, tu puoi ragionare dicendo io sono morto, prova a ripetere, io sono morto e sono morta. Verranno al mio funerale a salutare. Attenzione, l'abitudine è andare a un funerale, sapete il funerale, no? Dove c'è il mio corpo, quindi tu di vengono a salutare il mio corpo, che sarebbe il tuo in quel caso, e tu sei lì che sei morto, poi chiuso dentro la bara, questa scatola, questo contenitore, e vengono a salutare perché l'abitudine è che si va a salutare Giorgio o nel caso tuo vengono a salutare te. Per venire a salutare possono anche chiedere un permesso dove lavorano, perché dicono, sai, devo andare al funerale, dico, di mia madre o di mio padre, mia sorella, mio figlio, insomma, parenti, e lì non si può negare. Ho visto anche dei negozi chiuso per lutto, quindi se uno ha un negozio lo chiude, anche uno stabilimento balneare, ho visto, per un giorno chiuso perché era morto il genitore dei titolari, così. Adesso arriviamo al punto, vabbè, il funerale vengono a salutare, però non salutano così, salutano con gli occhiali neri, è un saluto molto triste, dimesso, non è un vero saluto, però accettiamo il saluto, no? Anche quelli del mondo spettacolo che ridono, sorridono, ho visto in televisione qualche funerale dove i colleghi del mondo dello spettacolo andavano e non sorrideva nessuno, non salutava nessuno, però si dice andiamo al funerale di Giorgio, andiamo a salutarlo. Allora, vediamo un po' cosa succede. Cominciamo con quello che tu avevi, i tuoi averi. Cosa succede? Hanno tre possibilità. No, quattro. O vengono venduti, roba d'oro, gioielli, mobili, appartamenti, ville, macchine, moto, biciclette, venduti, o regalati ai parenti, o regalati a amici, così, o buttati, perché è roba che non vuole più nessuno, non vale, o dati, non so, in beneficenza alla Caritas, a degli enti che vengono a ritirare, oppure vengono riutilizzati. Vengono riutilizzati. Attenzione, vengono riutilizzati. Quindi le tue chiavi, chiavi della macchina, chiavi di casa, i tuoi strumenti, metti la chitarra, strumenti di lavoro, computer, i tuoi libri, i tuoi CD, le tue scarpe, i tuoi vestiti, tutto quello che avevi e che tu consideravi i miei averi vengono venduti, regalati, buttati o riutilizzati. Bisogna capire che quando io morirò il mondo non si ferma per me, ma neanche per te, no? Quindi per nessuno di noi due. L'economia continua, se eri capo ufficio o capo reparto o titolare o presidente, qualcuno prenderà il tuo posto, per cui nonostante il dolore, nonostante che è venuto a salutarti, ti sostituisce.
e diranno che ha le tue stesse capacità dopo un po', o migliori, dicono ah questo qui è migliore di quello, oppure dicono che rimpiando quando c'era lei, quando c'era lui, insomma qualcuno prenderà il tuo posto. Allora i tuoi beni, diciamo, i tuoi averi vanno agli eredi, gli eredi familiari, gli eredi che hai lasciato un testamento, e per un po' di tempo tu verrai ricordato, citato, anche giudicato, anche messo in discussione. Sì, aveva tante buone qualità, però qualche difettuccio te lo tirano fuori, no? Qualche critica per piccole grandi cose che hai fatto o non hai fatto o avresti potuto fare meglio nella vita. C'è qualcuno che dirà, ho sentito io quando qualcuno muore, povero uomo. Ho sentito invece dire, non povera donna, beata lei che si è liberata da quel peso, il peso era il marito. Cioè. Allora, facciamo così, gli amici sinceri piangono qualche ora e magari anche un giorno o due, ma poi torneranno a ridere, a divertirsi, perché dicono, ma qui dobbiamo uscire dal lutto, non possiamo piangere tutta la vita, ma la domanda è ma perché piangi? Perché è entrato nell'aldilà? Perché è in un'altra dimensione? Per questo che gli antichi testi della saggezza orientale indiana dicono sganciati, non guardare indietro, in pratica dicono non andare al tuo funerale, aggiungo io, potresti avere delle brutte sorprese, perché se tu sei sensitivo dall'aldilà, vedi la mente di quelli dell'aldilà, ma no, Allora, i quadri dove li hai lasciati appesi al muro, forse li vendono, forse li regalano, le foto forse rimarranno su qualche mobile, qualche cassettiera, e poi dopo vengono messe in fondo a un cassetto, magari anche buttate. Pensa a vedere dall'aldilà uno che butta la tua foto. Pensa dall'aldilà che vedi qualcuno seduto sul tuo divano e che mangia la tua tavola, no? Usa la tua sedia. In pratica, bene che va, dopo una settimana di dolore, sei gente che segue le tradizioni, dopo un anno si ricorderanno che sei morto. Tu dirai, cosa dirai dall'aldilà? Ma questi cosa fanno? Dopo un anno fanno una piccola, o la messa se ci credono, una cerimonia, o vanno al funerale, no, al cimitero a cambiare i fiori. Ho assistito io di gente che va una volta all'anno a cambiare i fiori, accendono un lumino, quelli più pratici mettono i fiori di plastica. Gli altri, avete visto davanti ai cimiteri sono i venditori di fiori. Io dico, ma metti dei fiori a un morto, cosa ci fa? Io i fiori li lascerei nei campi. Pensa che è bello camminare, vedere i campi di fiori, perché li ammazzi? In pratica li tagli per metterli vicino a una bara, no? Ma tu però, una volta che sei di là, non ti girare, non rimpiangere, non potevi, nessuno l'ha potuto fare, non potevi trasferire il divano, la casa, la tavola, le posate, i CD, le chiavi della macchina, le chiavi di casa, non potevi trasferire niente se non qualcosa puoi trasferire. Puoi trasferire questo. Pensa, non hai più quel cognome. A quel cognome erano collegate le carte di credito, i documenti. Magari avevi diplomi, lauree, ha vinto delle gare, dei trofei, ricordi gli amici, i luoghi, la cara moglie, il caro marito, i cari figli, i cari nipoti, i cari genitori, i cari nonni. Questo. Tu avrai bisogno solo di te stesso
e l'unico valore è quello che hai dato a questa parola. Questa è l'unica fortuna. Questa fortuna è l'unica cosa che ti porti dietro quando lasci un corpo che non funziona più, o istantaneamente o lentamente, vecchiaia morta. Quindi questo. Allora, che cosa ci conviene ricordare? Che siamo spiriti eterni. Uno può dire, ma a chi faccio propaganda io? A chi sto facendo propaganda? A quello che io credo sia la nostra vera identità, spiriti eterni. Questa conoscenza è l'unica che ti puoi portare quando vai via di qua. Sii già adesso in pace con te stesso, col tuo prossimo, così crei la tua fortuna spirituale. I tuoi averi, le chiavi di casa, gli strumenti, gli amici, gli amanti, le scarpe, le opere d'arte. Per quello che conviene essere generosi. Sì, perché noi siamo, per nostra natura, spiriti eterni. Prova a riguardare questo video con calma e studia le tue emozioni quando dico verranno al tuo funerale a salutare. Divideranno i tuoi averi, i tuoi beni che saranno venduti, regalati, buttati o usati. Passa in rassegna i CD, le scarpe, i vestiti, le macchine, gli appartamenti, i soldi, i conti, le carte di credito, la tua posizione. Io comandavo. Io mi ricordo che una volta ho incontrato un generale che ascoltava delle trasmissioni che facevo con Giorgio Medai, il Totem. Mi chiamò dicendo, ero un generale, combattivo, io dirigevo uomini, mezzi, carri armati, aerei, cioè uno grosso. Adesso non riesco neanche a alzarmi dal letto, ascolto la radio. E fa, Cerquetti, me l'ha detto in modo come sai un comandante, Cerquetti, mandami i tuoi libri sulla reincarnazione. Io cosa ho fatto? Gli ho mandato i libri sulla reincarnazione e che cosa è successo? È successo che lui non li ha mai ricevuti, perché evidentemente i parenti, quando hanno visto questi libri, non li hanno presi in considerazione. Allora gliel'ho rimandati. Ho fatto in modo che avesse un indirizzo e lui era a letto, non poteva muoversi. Gli ho detto, tu devi leggere questo, la documentazione storica dell'incarnazione, e poi questo, tu che decidi. Come segnalibro qua tengo un biglietto aereo del 1970 che mi regalò mia madre per tornare da linea con l'aereo, un biglietto d'aereo all'Italia, 1970. Ecco qua. Biglietto aereo, qua si legge all'Italia. Quindi io quello che dovevo dire l'ho detto, mi auguro di essere stato abbastanza chiaro. Rifai questa meditazione, qualcuno assumerà il tuo posto, i tuoi beni vanno divisi, tu non hai più il controllo dell'aldilà. L'unico controllo è che tu controlli te stesso, conosci te stesso e con gioia e con amore il viaggio continua.